Ciao amici GCN e bentornati all'angolo di Francesca. Prima di iniziare a spiegare le singole gare del ciclismo su pista, è importante fare un passo indietro e capire come sono organizzate. In questo video andremo a parlare nello specifico della gara dello Scratch, ma prima voglio vedere con voi quali sono tutte le discipline del programma olimpico e non olimpico. Il ciclismo su pista si divide principalmente in due grandi famiglie, discipline sprint e discipline endurance. Detta semplice, le discipline sprint sono gare brevi ed esplosive dove contano velocità, potenza e timing. Fanno parte di questa famiglia velocità, velocità squadre, keirin e chilometro da fermo. E sono gare che vedremo una a una più avanti nella serie. Le discipline endurance invece sono gare più lunghe dove contano resistenza, tattica e lettura della gara. Fanno parte delle discipline endurance scratch, eliminazione, corsa a punti, omnium, madison, inseguimento individuale e inseguimento a squadre. Un'altra distinzione importante è tra discipline olimpiche e discipline non olimpiche. Il fatto che una gara sia olimpica dipende dal programma dei Giochi Olimpici e non dal suo valore tecnico. Tutte le gare non olimpiche sono comunque parte del programma mondiale, europeo e nazionale. Nei prossimi video andremo a vedere una gara alla volta, partendo da quelle più semplici, arrivando a quelle un po' più complesse. Inizieremo dalle gare endurance per poi passare alle gare sprint. Partiamo quindi dalla gara più semplice in assoluto, lo Scratch. Lo Scratch rientra nelle discipline endurance e non è una gara olimpica. Si tratta di una gara a distanza fissa, 10 km, sia per gli uomini che per le donne. Ovviamente parliamo sempre di categoria elite. Si parte tutti insieme, quindi è una gara di gruppo e nello Scratch vince l'atleta che taglia per primo la linea dell'arrivo, a patto di trovarsi con il giro dei primi. Cosa vuol dire? Se un atleta riesce a guadagnare un giro sul gruppo, viene automaticamente classificato davanti a chi è rimasto nel gruppo principale. Guardando uno Scratch ci sono alcune cose fondamentali da guardare. Il posizionamento, perché stare troppo indietro nel gruppo può significare rimanere chiusi nel momento decisivo. Gli attacchi. Un attacco che guadagna un giro può decidere la gara anche senza uno sprint finale. Se nessuno ha guadagnato il giro, lo Scratch si decide negli ultimi giri con una volata di gruppo. Un errore molto comune, infatti, è pensare che lo Scratch sia semplicemente uno sprint finale. In realtà è una gara di lettura, posizionamento e gestione dello sforzo e di velocità. E soprattutto la difficoltà di interpretare la volata di uno Scratch è data dal fatto che la volata può iniziare a meno 10 giri alla fine come a meno 2. Quindi la posizione in cui siamo quando la volata viene lanciata è molto importante. Si può vincere o perdere una gara solo per la posizione sbagliata. Questo lo rende, pur essendo una gara semplice da capire, molto interessante da guardare e dalle 1000 interpretazioni. Come anticipato, lo Scratch è una delle gare più facili e per questo siamo partiti con questa. Nel prossimo video parleremo dell'eliminazione, per capire come cambia la dinamica di gara quando ogni giro qualcuno viene eliminato. Se questo video ti è stato utile e ti ha fatto capire meglio come funziona lo Scratch, fammelo sapere nei commenti. Se ti va lascia un like e iscriviti al canale, così non ti perdi i prossimi video sul ciclismo su pista.